Ciao, in questo video vedremo questo multimetro della Zibo o Zibo 17B Pro, che non è altro che il clone del Fluke 17B. Esiste il modello 15B e il modello 17B, entrambi cloni del Fluke. Me lo ha segnalato un iscritto al canale, sono andato a vedere e l'ho preso e ci voglio fare questo video, perché è incredibile che questo strumento clone del Fluke sia migliore del Fluke stesso. Infatti questo strumento ha 6000 count contro il Fluke che ne ha 4000. Questo comporta che su alcune portate abbiamo una cifra decimale in più con una maggiore precisione, e anche le precisioni dichiarate sono migliori. Purtroppo io il Fluke non ce l'ho, sono andato a vedere, ho trovato un video di un americano che lo confronta esattamente con questo modello e fa vedere le superiorità di questo strumento rispetto al Fluke. Io mi limiterò a provarlo con i miei strumenti che ho. Andiamo a vederlo in pratica. Questa è la sua confezione, esiste anche il modello con la gomma gialla, però non era disponibile. Le caratteristiche le vediamo dopo al PC, le confronteremo proprio con il Fluke. Vediamo cosa c'è nella confezione. Questo è il sacchetto di protezione. Abbiamo questa brochure con le specifiche e vedo che ci sono le comparazioni, cosa che volevo andare a vedere al PC, ma ce l'ho già qui, con il Fluke. Il nostro modello è questo. Il modello 15B costa $130 contro i $40 del 15B. Tensione ACDC è uguale, corrente il Fluke 10 A, questo qui dice ampere più clamp, probabilmente già previsto per anche la pinza amperometrica esterna. Resistenza 40 megaohm, il Fluke 60 megaohm, il nostro, che poi il nostro è il 17, ma è uguale, cambia solo che nel modello 17 c'è la misura di temperatura. Condensatori, il Fluke arriva a 1000 microfarad e questo arriva a 60.000 microfarad. Frequenza il Fluke non ce l'ha e il nostro arriva a 400 Hz. Sicurezza CAT 3600 volt, CAT 3600 volt e CAT 2000 volt. Il 17 è tutto uguale e in più ha la misura di temperatura, che il Fluke arriva a 400 gradi e questo arriva a 1000 gradi centigradi. Una comparazione grossolana già ce l'abbiamo qui. Il manuale istruzioni, i soliti piccoletti che ci danno assieme agli strumenti cinesi. Ci sono anche le batterie, le 3 batterie che andremo a inserire, la sonda di temperatura, penso sia una termocoppia K, e i puntali. Li sento belli pesanti, stranamente non sono i soliti puntali, ma hanno una protezione bella. Questo è il primo modello dei puntali cinesi che vedo fatto benino. Anche la gomma non è siliconica ma è bella morbida. Togliamo i tappi, vediamo l'innesto, bello deciso, ottimo. Andiamo a mettere le batterie e nel frattempo che smontiamo vediamo se riusciamo anche ad aprirlo per vedere l'interno. Qui vediamo l'accesso a 2 fusibili. Questa gomma si può togliere come sul Fluke. Abbiamo lo spazio per mettere i puntali come il Fluke, vediamo se vanno bene. Sì, qui si possono mettere i puntali così e usarlo per andare a fare delle misure volanti. Poi qui c'è il gancio per una fibbia per appenderlo, provo a smontarlo. Eccolo aperto, ho dovuto togliere il guscio, bello morbido, si vede la morbidezza. Ci sono 2, 4 e 5 viti. Andiamo a vedere come è costruito, vediamo le protezioni e questa è la componentistica. Il microcontrollore è direttamente sullo stampato, quindi è integrato proprio sullo stampato per ridurre al minimo i costi. Realizzazione pulita, vediamo da quanto sono i fusibili, 600 mA questo qui e 10 A quello sopra, quindi F1 600 mA e 10 A F2. Questo qui è sui 1000 A, l'F1, e l'F2 è sui 10 A. Possiamo richiuderlo e poi lo accendiamo.
Inserisco le batterie. Vediamo se si accende prima di chiudere. Perfetto. Volevo fare il test del supporto, quanto è stabile, prendendo di riferimento lo Zoe. Lo Zoe. Questo mi sembra molto più stabile, perché la base sembra leggermente, ma di poco, più larga, qualche millimetro. Volevo prima di tutto provare la sonda di temperatura. Quindi andiamo qui dove c'è temperatura, mod, gradi centigradi, quindi TrackCom, e qui dove c'è il simbolo del termometro. Sta misurando 19, vediamo se è scaldo. Sì, sale. Quindi direi che il termometro funziona. La retroilluminazione, ho visto che si è accesa quando ho acceso lo strumento, non ha più livelli, ha solo spento e acceso. Andiamo adesso a provare un po' di misure. Ho collegato i puntali in parallelo con due cavetti. Come riferimento prendo l'Allpeak, che ho già fatto vedere in un altro video, che ha 40.000 conteggi contro i 6.000 conteggi, e l'ho collegato al reference di tensione. Adesso dovremo avere un 2,49 volt, infatti lo vediamo qui, 2,49 e 18. Vediamo che qui c'è una cifra in più, 2,50. Lo scarto pochissimo. Andiamo su di tensione, 5 volt, questo dovrebbero essere 5 volt spaccati, qui ho 4,99 e sullo Zibo misuriamo 5,01. Saliamo ancora, 7,495, sempre leggermente più alta ma di pochissimo. Andiamo sul 10 volt che sarebbe 9,999, 9,98, 10,01. Portata dei millivolt, sto uscendo con circa 6,7 millivolt dall'alimentatore. Qui abbiamo ben 2 decimali in più rispetto a questo. Proviamo a alzare la tensione, 19,5 millivolt, alzare ancora un po'. Qui è cambiato la scala, qui ho un decimale e qui ho 2 decimali. Vediamo quando va in over voltage. Questo è già in over voltage, torno indietro, 400, quindi questo ha un massimo di 400 millivolt. Lo stacco, andiamo avanti di qua, vediamo a quanti millivolt arriva, ecco un overload, torno indietro, quindi massimo 610 millivolt. Mi sono accorto che qui non c'è il bar graph, torno indietro un po', non c'è la barra, di solito i Fluke avevano la barra sotto, devo andare a vedere se il Fluke 17B ha la barra. Tensioni alternate, e qui il giallo, puoi portarlo in AC o anche Hertz. Andiamo su una presa a 220, 221, la misura è praticamente uguale. Qui ho un digito in più, qui mi indica che la tensione è alta. Vediamo la frequenza Hertz, se io premo ancora 50 Hz, qui la frequenza ce l'ho qui, però è meglio scollegare. Io avrei preferito averla qui vicino alla frequenza, perché dare il 220 sui millivolt non mi sembra il caso. Andiamo su Hertz. Hertz a che tensione? Non lo so, vediamo se me lo misura. Sì, 50 Hz, 50 Hz, tutti e due perfetti, tutti e due con 2 decimali. Ho il min max, ritorniamo sulla tensione alternata, vado anche qui sulla tensione alternata, vediamo il min max. VAC, VAC, min max, quindi massimo 226,6, minimo 224, minimo 223. Se tengo premuto torno in auto e anche qui dovrebbe essere la stessa cosa. Ne approfitto per provare le funzioni di NCV Live. L'NCV è qua sopra, quindi quando passo il cavo vicino mi indica che c'è tensione. Invece il live dovrebbe essere, infatti non è più qua sopra, ma con il puntale rosso dovrei riuscire a trovare
la fase, però qui non riesco a entrare. Entro di qui. Ok, questa è la fase. Mi indica dove c'è la fase, molto comodo come cercafase. Anche questo ha la funzione Hertz e anche percentuale, penso si riferisca al duty cycle. Se adesso riprovo il 230 mi dà 50 Hz, se premo percentuale 50% perché il duty cycle è ovviamente al 50%. Ho collegato il generatore di funzioni, sono 47 Hz, provo a spostare il duty cycle, andiamo in percentuale, così diminuisco, così aumenta il duty cycle. Cambiamo la frequenza, vediamo fino a che frequenza riesce ad andare. 300 ci arriva, 1000, 2000, 3000 Hz, cambio scala, così siamo 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, così siamo a 100 kHz, 200 kHz, ma fino a che frequenza va? 300 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz. Beh, il mio generatore arriva fino a 3 MHz, incredibile. Proviamo la continuità con il cicalino, quindi mod cicalino. Si accende anche questo LED, molto comodo. Ottimo, molto reattivo come il Fluke. Proviamo dei diodi, un 1N4007. Ok, la giunzione la vede. Vediamo in corto, 0, velocissimo. Questo qui è un diodo Schottky, no, probabilmente è un diodo fast, non è Schottky. Questo è un diodo Schottky, è un doppio diodo, 023, 024 sul nostro. Vediamo la tensione di uscita, ho messo questo sui volt e sto misurando che tensione esce qua. Adesso sul prova diodi escono 3,9 volt. Cambiamo modo, nel modo resistenza mezzo volt e qui sta misurando la resistenza di questo d'ingresso 11 megaohm. Nel prova continuità 2 volt. Quindi abbiamo visto 3,9 volt. Facciamo il contrario. Questo sul prova diodi, questo sui volt. 2,9. Su prova continuità 1 volt. Questo sta misurando la resistenza di questo a destra, quindi 11 megaohm e mezzo volt. Più o meno si equivalgono. Ha una tensione più alta sul diodo, questo qui, che è una buona cosa. Per le misure di resistenza lo confrontiamo con l'LCR meter, che sta facendo la misura a 4 fili. La resistenza è da 1,2 ohm, quindi 1,19. Mi sta misurando 1,5 perché magari misura la resistenza del cavo dei puntali. Proviamo a mettere insieme. 0,1, quindi dobbiamo togliere 0,1, che però l'ultima cifra è sempre l'errore. 1,5 e sarebbe 1,4. Sui valori bassi i multimetri hanno sempre problemi. Vediamo la scala, che ancora non l'abbiamo vista, range. Adesso su ohm, kilo, sposta il punto decimale, mega ohm, si sta spostando al punto decimale. Se tengo premuto dovrebbe andare su auto. Adesso volevo trovare una resistenza altissima di valore, vediamo cosa trovo. Resistenza 10 megaohm, collego uno strumento alla volta, se no si influiscono a vicenda. Siamo a 10, qualcosa, qui dobbiamo abbassare la velocità. Ok, 10,1 megaohm. Proviamo con lo Zibo, 10,2 megaohm, perfetto. Resistenza da 1 kilo, misura 0,99, vediamola di qua. 0,99 uguale, perfetto. Condensatore da 120 pf, mi sta misurando 139 pf, vediamolo di qua, mi misura 160, però va tolto 30, quindi 130, perfetto. Anche su valori bassi riesce a fare la misura quasi perfetta. Condensatore elettrolitico da 1 microfarad, mi misura 1,1, 1,1, spaccato. Condensatore elettrolitico da 4007, 4002.
Questo è un 2002 che misura 1900, è un po' lento a fare la misura dei condensatori. Qui notiamo che in questa posizione mi fa vedere il disegno della pinza amperometrica, che lo vediamo anche qui. Proviamo a premere ampere AC e ampere DC, collegando la pinza amperometrica esterna se ha il valore già scalato. Vediamo adesso gli ampere, milliampere, microampere, che sono le tre cose che ci rimangono. Non abbiamo visto l'old, però questo blocca la visualizzazione. Vediamo i milliampere. Adesso ho messo i due strumenti in serie, quindi tutti e due stanno misurando la stessa corrente. 1,3 mA, 1,3 mA, sono praticamente uguali con gli stessi decimali. Passiamo sui microampere. Le letture non sono uguali perché cambia lo shunt, quindi avrà una caduta diversa. Microampere, uno strumento influenza l'altro, però quello che ci interessa a noi è che le letture siano uguali. 30 microampere, quindi sono perfettamente uguali. Qui ho due decimali, qui ne ho solo uno. Ritorniamo sui milliampere e alziamo la corrente con il mio alimentatore. 5 mA, 6 mA, andiamo su un centinaio di milliampere, ok, perché volevo passare sugli ampere. Ampere, però devo cambiare scala qua, 10 ampere, e anche di qui ci sono proprio i buchi che si spostano. 0,125 sono perfettamente uguali, qui un decimale in più, quindi direi che abbiamo provato praticamente tutto. Stacchiamo, andiamo a spegnere, vediamo se c'è qualche funzione. Di solito i tester, accendendo e tenendo premuto un tasto, fanno vedere il firmware. Qualcosa ha fatto, hai sentito? Fa 3 bip, bisogna cercare sul manuale che funzione ha questo. Ok, andiamo sul computer a vedere le differenze tra questo e il Fluke. Vediamo adesso le differenze di caratteristiche tra i due multimetri Fluke e ZeBu. DC millivolt, accuratezza 0,5%, vediamo il Fluke, millivolt DC 1%, quindi è molto più accurato lo ZeBu. DC volt 0,5%, volt DC 0,5, sono uguali, 3 decimali uguali, però qui consideriamo che possiamo avere anche un digito in più. AC millivolt 0,8%, 0,5% e così via. Poi tu stesso verificare le varie differenze. Mi sono accorto di una cosa, che tra i due modelli cambia un'altra cosa. La versione 15B ha una massima tensione DC di 1000 volt, mentre invece il 17B 1500. Oltre alla misura della temperatura abbiamo una tensione d'ingresso maggiore. Non è stata corretta la serigrafia sul multimetro stesso, però sul manuale ci dicono che accetta 1500 volt. Lo ZeBu è alimentato con 3 pile AA 1,5 volt, mentre il Fluke è alimentato con 2 pile AA 500 ore minimo. Di questo qui non lo sappiamo. Qui sotto in descrizione trovi anche il link alla pagina di AliExpress dove l'ho acquistato. Andiamo adesso alle conclusioni finali. Eccoci al termine del video. Abbiamo visto che con una cifra molto bassa si riesce ad avere un tester con caratteristiche superiori del Fluke. Questi cinesi ormai stanno clonando di tutto. Sulla scatola mi sono accorto adesso che ci sono anche gli accessori, la cinghia per attaccarlo, appenderlo e la sua pinza amperometrica. Non ho ancora guardato il costo, ma penso che siano componenti molto economici. E con questo ti saluto e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!